Noi italiani amiamo ripetere queste cose riguardo la nostra lingua. L'italiano è la lingua più bella del mondo? Ha il lessico più ricco? È davvero così difficile e unico? Ma sarà poi vero? Oppure sono solo luoghi comuni, cioè idee che ripetiamo senza verificare che siano vere? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo, dove impariamo di più sulla grammatica e sulla cultura italiana con un sorriso. Ebbene, con questo video scoprirete la verità su alcuni miti famosi riguardo la lingua italiana. Ecco come ho organizzato questo video. Prima di tutto parleremo della presunta bellezza dell'italiano. Poi analizzeremo alcuni aspetti che gli italiani considerano unici: il congiuntivo, le consonanti doppie, gli articoli. E infine parleremo del lessico italiano. È davvero più ricco delle altre lingue? E ovviamente, come sempre, restate fino alla fine perché ci sarà un esercizio di ripasso. E adesso mettetevi comodi, prendete un tè, un caffè, una fetta di torta e cominciamo. Iniziamo dalla domanda più comune. L'italiano è davvero la lingua più bella? Allora, sento già i sì dall'altra parte del mondo. Però mi dispiace deludervi, ma devo dire che la bellezza di una lingua non è un fatto oggettivo, è un'opinione. Ci sarà sicuramente chi trova l'italiano meraviglioso e chi invece lo trova meno affascinante. Ora, tutte le opinioni sono valide perché appunto sono opinioni personali, non fatti scientifici. Dunque, invece di parlare di bellezza, che è molto soggettiva, facciamoci una domanda più interessante. Esistono caratteristiche della lingua italiana che non esistono in altre lingue? Allora, a questo proposito non si può non parlare del congiuntivo. Aspettate, lo so che c'è in altre lingue, ma lasciatemi esprimere il mio pensiero. Noi italiani siamo ossessionati dal congiuntivo. Se sbagli un congiuntivo in Italia, soprattutto in alcuni contesti come in televisione, ti guardano come se avessi commesso un crimine gravissimo. Abbiamo quasi un rapporto religioso, se vogliamo, con questo modo verbale. Ma è vero che esiste solo in Italia? No. Tutte le lingue romanze hanno un congiuntivo. Spagnolo, francese, portoghese, rumeno. E non solo. Apparentemente, e voi potrete confermare questo, anche delle lingue non romanze ce l'hanno, come il tedesco. E anche l'inglese, anche se ne rimangono poche tracce. Ma sapete qual è la cosa curiosa? Solo noi italiani diamo tanta importanza al congiuntivo. In altre lingue sono più rilassati. Dunque, questa è secondo me una particolarità proprio della lingua italiana. Ma non è finita qua.
perché come non menzionare le doppie? Un'altra cosa che sembra esclusivamente italiana. Pensate a parole come abbagliare, palla, affare. E fate molta attenzione perché in italiano spesso la differenza tra una consonante singola e una consonante doppia può cambiare completamente il significato della parola. Pala, palla, caro, carro, nono, nonno, anno. Questa completatela voi. In ogni caso, se volete approfondire la questione delle doppie e la loro pronuncia in italiano, ho realizzato un video dedicato proprio a come migliorare il vostro accento in italiano e tra le altre cose si parla proprio delle doppie e di come vanno pronunciate. Lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Ma queste doppie esistono solo in italiano? In realtà no. Si possono leggere, si possono vedere anche in altre lingue. Ma il punto è che in italiano le doppie hanno valore fonologico, e cioè cambiano il significato delle parole, come abbiamo visto. Questo invece non c'è in altre lingue. Ecco perché le doppie sono un po' una particolarità della lingua italiana, non perché si trovino esclusivamente in questa lingua, ma perché questa lingua ne fa un uso molto particolare e direi unico. So che in questo video vi sto dando un po' di informazioni, se avete voglia di rileggere tutto con approfondimenti potete leggere l'articolo dedicato che trovate sul nostro sito web learnamo.com. Alla fine dell'articolo ci sono anche esercizi interattivi e un podcast da scaricare e ascoltare dove volete. E andando nella barra di ricerca, nella sezione lezioni, potete digitare le parole chiave, ad esempio italiano bello o italiano unico, e troverete così facilmente l'articolo che vi interessa. C'è un articolo per ogni video di YouTube tradotto in 2 lingue. Ecco un'altra cosa molto particolare della lingua italiana: gli articoli. Ma Graziana, ogni lingua ha gli articoli. Lo so, ma in italiano abbiamo una particolarità. Ne abbiamo diversi in base alla parola che segue e alla sua lettera iniziale. Pensate al maschile degli articoli determinativi. Abbiamo il, abbiamo lo in alcuni casi particolari, abbiamo l'apostrofo se la parola che segue comincia per vocale. Stessa cosa al plurale, abbiamo i oppure gli, il padre, lo zio, i padri, gli zii. Ecco, in questo senso questa è una particolarità della lingua italiana tra le lingue romanze e anche in generale, perché se non erro e se non ricordo male, lo spagnolo ha anche lo, come per esempio lo hermoso, ma in questo caso indica il genere neutro, non una variante del maschile. Cioè, lo hermoso significa cosa bella, ciò che è bello. Quindi è un'altra cosa. Un'altra peculiarità
tutta italiana che riprende il nostro amatissimo congiuntivo è l'utilizzo del congiuntivo con le opinioni affermative. Cosa? Quando noi usiamo formule come penso che, credo che e così via, in italiano abbiamo bisogno di usare il congiuntivo dopo. Penso che sia una buona idea. Credo che sia una buona idea. Ma, udite udite, l'italiano è l'unica lingua che fa questo. Non lo fa l'inglese, ok? Non lo fa lo spagnolo, non lo fa il francese. Non so il portoghese, quindi fatemelo sapere nei commenti. In portoghese, dopo espressioni come penso che, usiamo il congiuntivo o l'indicativo? E dunque questo lascia l'italiano come unica lingua a usare il congiuntivo dopo questa struttura. Ma attenzione, non sto dicendo che l'italiano sia più elegante, sia più raffinato rispetto alle altre lingue che non usano il congiuntivo. No, perché al contrario ci sono casi in cui, ad esempio, lo spagnolo usa il congiuntivo e l'italiano no. Per esempio, dopo quando. Quando faccio le lezioni individuali online con i miei studenti, se loro parlano spagnolo, tendono a usare in italiano il congiuntivo dopo quando, ma in italiano non si fa. E adesso, come promesso, parliamo di lessico. Ah, ma l'italiano ha così tante parole. Ah, ma le parole dell'italiano sono così affascinanti e ce ne sono un sacco. Ma è davvero così? Il lessico italiano è davvero così ricco? A parlare sono i numeri. Sembrerebbe che l'italiano abbia tra le 215.000 e le 270.000 parole, mentre l'inglese ne conterebbe circa 170.000 e lo spagnolo un po' meno, 93.000. Graziana, quindi caso chiuso, l'italiano vince. Non al 100%. Perché? Perché questi numeri sono comunque un po' inaffidabili, non possiamo basarci su questi al 100%. Innanzitutto perché è difficile determinare la definizione di parola, anche perché i dizionari hanno criteri diversi e di conseguenza in generale è un po' difficile contare le parole di una lingua. Dunque, che fare? Allora, quello che conta in realtà è il vocabolario di base e dunque le parole necessarie per comunicare nella vita di tutti i giorni. Ebbene, a questo proposito, secondo il linguista Tullio De Mauro, in italiano bastano 6.500 parole per esprimere il 98% delle frasi della vita quotidiana. 6.500 soltanto. Vi ricordate il numero completo approssimativo? Era superiore a 200.000. Ma non ci servono tutte quelle parole per avere una conversazione naturale in italiano. A questo proposito ho realizzato un video sulle 200 e un po' più parole che tutti devono conoscere per poter comunicare in italiano nella vita di tutti i giorni e avere conversazioni
naturali come i madrelingua. Lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Altra curiosità, una persona istruita nella sua vita conosce tra le 15.000 e le 20.000 parole. Però, come vedete, anche chi è istruito tende a usare la metà delle parole che conosce nella vita di tutti i giorni. Ma allora, l'italiano è davvero una lingua unica? Davvero una lingua speciale? La mia risposta è sì e no. Sicuramente l'italiano non è più bello di altre lingue, non è più ricco di altre lingue o più elegante, né tantomeno è superiore ad altre lingue, ma sicuramente è unico, proprio come tutte le altre lingue. Ogni lingua è unica per due motivi: la sua combinazione irripetibile di caratteristiche linguistiche e poi tutta la cultura, la storia, la letteratura legate a quella lingua. Graziana, ma quindi non possiamo amare l'italiano? Certamente che potete, è anche bellissimo. Tutti sono legittimati ad amare la propria lingua o la lingua che si sta imparando e si sta studiando, ma non per questo bisogna denigrare, sminuire le altre lingue per giustificare questo amore. L'italiano è speciale perché è l'italiano, con le consonanti doppie, i congiuntivi, la musicalità e i lernamici che lo studiano con passione in tutto il mondo. A proposito, miei cari lernamici, se ancora non lo avete fatto è il momento di iscrivervi alla nostra newsletter, perché così potete ricevere dei materiali esclusivi sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana, delle curiosità, cose che io vi scrivo ogni settimana. Potrete ricevere anche una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e al momento dell'iscrizione, selezionando il vostro livello, potrete ricevere anche episodi di una storia proporzionata al vostro livello, con grammatica, curiosità, esercizi, approfondimenti, oltre alle avventure dei personaggi. E adesso, come sempre, esercizio finale. Completate le frasi che vi dirò con la parola mancante corretta. Un'idea che tutti ripetono senza verificare se sia vera si chiama un... In italiano la differenza tra pala e palla dipende dalla consonante Gli articoli lo e gli si usano davanti a parole che iniziano con Z, S più consonante, GN, PS, PN, X e... Secondo il linguista Tullio De Mauro, il vocabolario dell'italiano è composto da circa 6.500 parole. Penso che sia interessante. In questa frase il verbo sia è al modo Tra poco le soluzioni. Prima volevo ricordarvi che potete studiare italiano con i nostri insegnanti madrelingua qualificati, scegliendo un pacchetto di italiano intensivo. Perché vale la pena? Perché avrete di fronte a voi una persona vera, una persona che vi ascolta, che vi risponde, vi fa delle domande, vi mette alla prova e allo stesso tempo avrete modo di instaurare con il vostro insegnante un rapporto umano e che poi diventa molto spesso una vera e propria amicizia e potrete
fare conversazione, ma anche ripassare la grammatica, fare gli esercizi e tutto quello che volete. Quando volete voi, dove volete voi, anche nel fine settimana. Quindi mi raccomando, visitate questo link e scegliete il pacchetto di italiano intensivo che fa più al caso vostro. Perché l'italiano è bello come tutte le altre lingue, ma proprio come tutte le altre lingue va parlato. E vi parlo di questo anche in un altro video che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione, proprio sull'importanza della conversazione quando si impara una lingua straniera. E adesso torniamo a noi e vediamo un po' le soluzioni di questo esercizio. Un'idea che tutti ripetono senza verificare se sia vera si chiama un luogo comune. È una delle prime cose che ho menzionato in questo video. In italiano la differenza tra pala e palla dipende dalla consonante doppia, come vi dicevo prima, che cambia totalmente il significato di una parola. Gli articoli lo e gli si usano davanti a parole che iniziano con Z, S più consonante, GN, PS, PN, X e Y. Lo yogurt, per esempio. Secondo il linguista Tullio De Mauro, il vocabolario di base dell'italiano è composto da circa 6.500 parole. Penso che sia interessante. In questa frase il verbo sia è al modo... Tutti avete risposto correttamente a questa, lo so. Modo congiuntivo. Grande protagonista dell'italiano e anche di questo video. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Non dimenticate di seguire l'Ernamo ovunque, su ogni social, e di iscrivervi alla newsletter se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Fatemi sapere nei commenti se voi trovate l'italiano bello o non così tanto affascinante. Ci vediamo prestissimo.